Buona giornata! Se state studiando l'italiano, probabilmente avete sentito o detto questa espressione tantissime volte. E va benissimo, è un'espressione corretta e molto molto comune. Ma lo sapevate che ci sono tantissimi altri modi in italiano per dire la stessa cosa? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video scoprirete proprio tutte le alternative al solito saluto buona giornata, per essere più originali, naturali durante le vostre conversazioni in italiano, e ci saranno anche delle alternative alla sua espressione amica. Buona serata! E come sempre restate fino alla fine perché ci sarà un esercizio per voi. Prima di cominciare, chiariamo una cosa importante. Buongiorno, buona giornata. Mi raccomando, non confondete queste due espressioni, perché sembrano simili, ma si usano in momenti diversi e con intenzioni diverse. Buongiorno si usa quando incontrate qualcuno. Insomma, è un saluto di apertura che si utilizza nella prima parte della giornata, quando di mattina fino più o meno alle 2 del pomeriggio entrate in un negozio. Buongiorno. O quando vedete un collega al mattino. Buongiorno. O quando entrate su un autobus, in un taxi. Buongiorno. Buona giornata, invece, si usa quando vi separate da qualcuno. È un augurio di chiusura e sperate che il resto della giornata di quella persona sia piacevole. Non so, grazie per l'aiuto, buona giornata. O è quello che io auguro ai miei studenti quando terminiamo le nostre lezioni online. Buona giornata! Dunque, buongiorno apre la conversazione, buona giornata la chiude. E questo vale anche per buonasera e buona serata. L'unica differenza è che questi si usano nella seconda parte del giorno, nel pomeriggio o sera. Bene, ora che questo è chiaro, entriamo nel vivo della spiegazione e scopriamo in quanti altri modi potete augurare a qualcuno buona giornata in italiano. Cominciamo con quelle espressioni neutre che potete usare con chiunque, in qualsiasi situazione, in un negozio, in ufficio, con uno sconosciuto. Nessun rischio, sono sempre appropriate. Buon proseguimento. Letteralmente state augurando all'altra persona che il resto, il proseguimento della sua giornata sia piacevole. È elegante, è un po' più ricercata di buona giornata, usata moltissimo, devo dire, soprattutto in contesti lavorativi, soprattutto dopo una riunione, ad esempio, o quando si va via dall'ufficio. Buon proseguimento. Ma ripeto, si può usare anche in tanti altri contesti, soprattutto semiformali. C'è anche una variante molto molto simile
probabilmente leggermente meno usata, ma comunque valida. Buona continuazione. E questa la usiamo soprattutto quando lasciamo qualcuno che sta facendo qualcosa. Ad esempio, se siamo a un pranzo con i nostri amici o i nostri colleghi, ma dobbiamo andare via prima degli altri, quando andiamo via possiamo dire buona continuazione per indicare non soltanto il resto della vostra giornata, ma anche il resto del pranzo. Spero che anche questo sia piacevole per voi. Ancora, altro modo molto molto buono per sostituire buona giornata è passa una bella giornata. O, se lo rivolgete a più di una persona, passate una bella giornata. Ebbene sì, vi basterà sostituire buona con bella per dare un tocco diverso all'espressione, un tocco un po' più delicato se vogliamo. Passate una bella giornata, ragazzi! Molto molto comune, soprattutto negli ultimi anni. Adesso passiamo ad espressioni che sono un po' più calorose, mostrano un po' più di attenzione, di affetto. Dunque le utilizziamo soprattutto con persone che conosciamo, semplicemente quando vogliamo essere un po' più gentili del solito. Ti auguro una splendida giornata. Sicuramente un passo sopra rispetto al buona giornata, non trovate? Insomma, non ti auguro solo una giornata qualsiasi. No, spero che la tua sia proprio straordinaria. Devo dire, funziona benissimo nei messaggi scritti e infatti io personalmente uso questa formula soprattutto nelle email con persone che conosco molto bene ma che magari non sono i miei amici più stretti. Fa la sua bella figura. Ancora, goditi la giornata. E qui state incoraggiando la persona a godersi ogni momento della giornata. La usiamo soprattutto quando sappiamo già che l'altra persona avrà qualcosa di piacevole durante la giornata. Ecco perché le ricordiamo di non sprecare questi momenti positivi e di apprezzarli al meglio. Ad esempio, la utilizziamo il venerdì con i nostri colleghi o i nostri amici quando li salutiamo prima di tornare a casa. Goditi la giornata, oggi è venerdì, puoi fare tante cose, domani non si lavora. Oppure, quando incontriamo qualcuno o parliamo al telefono con qualcuno che è in vacanza e quindi gli diciamo goditi la giornata, sei in vacanza, mi raccomando, non sprecare la tua giornata. O ancora, ad esempio, se sappiamo che quella persona parteciperà a un evento molto piacevole, nel pomeriggio per esempio o nella sera. Ancora, ti auguro una giornata serena. E questo è un po' un augurio di pace, serenità, tranquillità. Perfetto soprattutto se sapete che l'altra persona sta vivendo un momento particolarmente stressante o se sapete che l'altra persona ha davanti a sé una giornata molto impegnativa. Serena, l'aggettivo serena in italiano evoca proprio un senso di calma, di equilibrio, di pace.
Quindi speriamo che nonostante gli impegni e nonostante lo stress, l'altra persona possa passare una giornata più o meno tranquilla. Che sia una bella giornata. Questa espressione ha un tocco magico grazie al che all'inizio. Avete notato la struttura è molto particolare. C'è che seguito dal congiuntivo. Che sia una bella giornata. Si tratta di un desiderio espresso ad alta voce. Quindi significa io desidero tutto il meglio per te e per la tua giornata. È una struttura, come vi dicevo, molto particolare che utilizza il congiuntivo come unico verbo della frase. Questo tipo di struttura si chiama congiuntivo indipendente in italiano e ho realizzato un video dettagliato proprio su questo argomento. Quando è possibile utilizzare il congiuntivo da solo nella frase e potete guardarlo dopo aver terminato questo. E adesso siamo arrivati all'italiano vivo, l'italiano informale, l'italiano che non trovate sui libri di grammatica e che potete solo imparare dal vivo, in Italia o comunque stando a contatto con gli italiani, ma ovviamente molto colloquiali, quindi usatele solo con i vostri amici, la vostra famiglia, persone che conoscete molto bene. Spacca tutto! Non letteralmente. È un'espressione molto giovane, piena di energia e viene utilizzata soprattutto per incoraggiare, per dare la carica a qualcuno che, per esempio, deve affrontare qualcosa di importante, un colloquio di lavoro, un esame, una presentazione. È un po' un'alternativa a buona fortuna, ma è anche più forte perché non significa solo spero che la fortuna ti assista, ma significa io credo in te, nelle tue capacità e so che riuscirai a controllare, a dominare la situazione e uscirne vincitore. Però vi ricordo che è estremamente informale, non usatela con il vostro capo, con il direttore, con il professore. Simile a questa che abbiamo appena visto, ma un po' meno d'impatto, vai alla grande. Alla grande è un'espressione italiana che significa benissimo, al massimo. Per esempio, la possiamo usare da sola quando qualcuno ci chiede come va. Alla grande. Benissimo. Insieme, invece, vai alla grande è una forma di incoraggiamento per l'altra persona. Ad esempio, incontro la mia amica per strada. Ciao Sofia. Ciao Graziana. Allora, cosa mi racconti? Cosa mi dici? Ah, sai Graziana, ho un esame questo pomeriggio, sono molto preoccupata. Ma no, non ti preoccupare, ti conosco, tu sei molto brava. Vai alla grande. E poi vado via. Le prossime sono due che esprimono più o meno la stessa idea e sono molto, molto italiane. Fai il bravo o mi raccomando. Io ve lo dico, le mamme italiane non dicono mai ai loro figli buona giornata. Mai. Loro dicono fai il bravo o fate i bravi se è più di un figlio o mi raccomando. Quando io uscivo di casa per andare a scuola ogni mattina, mia madre non mi diceva buona giornata, mi diceva mi raccomando.
Ma vediamo un po' cosa significano. Fai il bravo significa comportati bene, in modo adeguato, in modo appropriato, non fare nulla di pazzo. Ad esempio, se state andando a scuola e vostra madre vi dice fai il bravo, significa entra a scuola, studia, non chiacchierare, non fare arrabbiare gli insegnanti. È un'espressione tipica delle mamme, delle nonne, delle zie, mezza scherzosa e mezza seria, quasi nasconde una minaccia. Fai il bravo, altrimenti quando torni a casa ci saranno dei problemi. Mi raccomando, è forse ancora più tipico di fai il bravo e significa un po' io mi affido a te. Quindi cerca di comportarti bene, sono nelle tue mani. Ed è un avvertimento, ma in maniera meno aggressiva forse. È come dire, comportati bene, fai quello che devi fare. Insomma, al momento del saluto è un po' come un augurio affettuoso, ma con un pizzico di apprensione, preoccupazione materna. E la potete usare veramente in qualsiasi contesto. Se ad esempio l'altra persona vi sta dicendo che andrà in vacanza, potete dire mi raccomando. O se deve fare anche un esame, ad esempio, mi raccomando. Però, vi ripeto, è molto informale anche questa. Affettuosa, ma comunque informale. E poi c'è la famosissima stammi bene o in alternativa riguardati. Queste sono espressioni molto calorose, affettuose, molto molto comuni nel centro-sud, ma in realtà ormai diffuse ovunque. Stammi bene è proprio un classico e significa mi raccomando, io sono preoccupato, preoccupata per te, mi importa molto di te, cerca di stare bene, perché altrimenti ne soffrirei. Quindi è un po' un abbraccio verbale, se vogliamo. Va bene, allora ci sentiamo, stammi bene. Lo sentirete tantissimo in Italia, anche al plurale, statemi bene. O in alternativa c'è riguardati. Riguardati però è un po' più specifico di stammi bene, perché lo usiamo soprattutto quando sappiamo già che l'altra persona non sta molto bene, forse ha un po' di influenza, mal di testa, è un po' stanca. Quindi significa prenditi cura di te, fa attenzione al tuo benessere, alla tua salute. È anche leggermente più formale di stammi bene. So che ci sono un po' di informazioni in questo video, però vi ricordo che sul nostro sito web lernamo.com potete trovare un articolo dettagliato con tutte queste alternative e delle spiegazioni ancora più approfondite, delle curiosità, più esempi. Quindi potete visitare lernamo.com, nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca, potete digitare quello che vi serve, ad esempio alternative, buona giornata, e subito vi comparirà l'articolo dedicato a quell'argomento. E al termine di questo ci sono anche gli esercizi interattivi e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Adesso passiamo alle alternative un po' più formali, professionali, da usare in un'email di lavoro o con un cliente durante una riunione o semplicemente per salutare quando andate via
una persona che non conoscete bene. Sarà necessario utilizzare il lei, forma di cortesia. Cosa possiamo dire? Le auguro una buona giornata. Molto più professionale del semplice buona giornata. Le auguro buon proseguimento. Le auguro una piacevole giornata. Resto a disposizione e le auguro una buona giornata. Queste alternative anche io personalmente le uso molto nelle email. Le usavo ad esempio all'università quando inviavo le email ai miei professori. Come vi dicevo, vanno molto bene per chiudere una riunione, una chiamata di lavoro, perché danno un tocco più elegante al tutto. Cosa succede invece con buona serata? Anche qui succede un po' la stessa cosa, e cioè usiamo sempre tantissimo buona serata, ma ci sono altri modi. Ad esempio, cominciamo con quelle alternative neutre. Buona continuazione di serata, che è un po' come buon proseguimento per la giornata. E questa la utilizziamo quando stiamo salutando qualcuno quando è già sera, ma in un modo sicuramente più elegante e appropriato in tutti i contesti. Un'alternativa a buona serata è a domani. Attenzione ovviamente, perché la potete usare solo se sapete che vedrete quella persona il giorno dopo. Ad esempio, quindi con colleghi di lavoro o compagni di classe, vicini di casa. Per esempio, siete andati a cena a casa del vicino. Al termine della cena, magari invece di dire buona serata, potete dire direttamente a domani. Grazie di tutto, a domani. Perché molto probabilmente li vedrete di nuovo il giorno dopo. Altrimenti, delle espressioni più calorose sono: ti auguro una splendida serata. Goditi la serata. Passa una buona serata. Ve le ricordate queste? Sono simili a quelle che abbiamo visto per buona giornata. Oppure passa una serata serena. Se per esempio sapete che quella persona ha avuto una giornata un po' complicata, un po' lunga, un po' impegnativa e quindi volete augurarle della tranquillità almeno nella sera. Sempre con lo stesso significato potete anche essere un po' più diretti e dire adesso rilassati. Ripeto, perché magari sapete che quella persona ha avuto un po' di difficoltà durante la giornata. Molto comune ad esempio il venerdì sera, dopo la settimana lavorativa. Quando la serata sta per trasformarsi in notte, potete direttamente dire alle persone che state salutando e che state lasciando sogni d'oro. Un modo molto molto dolce in italiano per augurare una buona serata, ma in realtà è piuttosto una buona notte, perché per esempio è già mezzanotte o l'una addirittura. Sapete che dopo il vostro saluto, sia voi sia l'altra persona andrete a dormire e quindi va benissimo. Per quanto riguarda invece quelle espressioni più informali, colloquiali, da usare, ripeto, solo con i vostri amici, conoscenti, persone con cui siete in confidenza, divertiti o buon divertimento, molto spontanei, diretti, perfetti quando sapete che quella persona
farà qualcosa di divertente, qualcosa di interessante nella sera. Magari andrà al cinema, andrà alla festa di un compleanno. Ancora più leggera e ancora più scherzosa, fai festa. Questa la si usa soprattutto quando conoscete l'altra persona e sapete che l'altra persona ama il divertimento e quindi potete augurarle di fare festa anche quella serata. Il che non significa necessariamente che ci debba essere una festa. No, significa semplicemente che sperate, che augurate a quella persona di divertirsi. Ancora, spacca tutto stasera. È la stessa espressione con lo stesso livello di energia che abbiamo visto per giornata, ma per serata. Quando vogliamo dare a qualcuno la carica giusta. Ovviamente ci sono anche delle espressioni più formali e professionali come alternativa a buona serata. E cioè, le auguro una buona serata o le auguro una piacevole serata. Le auguro buon proseguimento di serata. Resto a disposizione e le auguro una buona serata. Avete preso appunti? Perché tra poco c'è un esercizio per voi. Se volete continuare ad ampliare il vostro vocabolario di italiano, non perdetevi il video sulle alternative a sono in ritardo, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Ci sono tante alternative anche nella vostra lingua, invece di dire sempre buona giornata o buona serata? Fatemelo sapere nei commenti. Sicuramente la cultura influenza molto la lingua e questo lo ha imparato anche tada! Il principe Marco, il protagonista del nostro nuovo libro, Il principe Marco e le parole del mondo. Il principe Marco non ama studiare le lingue straniere perché pensa che non servano a nulla. Il suo maestro gli fa fare un viaggio in giro per il mondo. Imparerà qualcosa che non si aspettava. L'ho realizzato per tutti gli studenti di italiano. Infatti è una storia a difficoltà crescente. Il primo capitolo è scritto a livello principiante, con una grammatica e un vocabolario molto semplici. Poi via via, nei capitoli successivi, sia la grammatica sia il vocabolario si fanno più complessi. Dopo appunto la storia del capitolo, ci sono gli esercizi per ripassare, per assicurarvi che abbiate capito tutto e poi c'è un ripasso grammaticale. Ogni capitolo approfondisce alcuni argomenti di grammatica e c'è la spiegazione, ci sono più esempi. Potete acquistare la vostra copia visitando questo link. E adesso l'esercizio. Vi darò 3 situazioni diverse e 3 alternative diverse a buona giornata. Dovete trovare l'alternativa giusta per ogni contesto. Le alternative sono buona continuazione, passa una bella giornata, mi raccomando. Adesso vediamo le situazioni. Esci da un negozio. La commessa è stata molto gentile e ti ha aiutato a scegliere un regalo. Tuo figlio di 8 anni sta uscendo di casa per andare a scuola. Sei a una cena con amici. Sono le 23 e decidi di andare a casa. Gli altri restano.
Prima di vedere le soluzioni, vi ricordo, se ancora non siete iscritti alla nostra newsletter, di farlo, perché vale la pena per tanti motivi. Riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. A questo proposito potete anche iscrivervi ai nostri gruppi Telegram, Instagram, WhatsApp. Riceverete del materiale esclusivo sulla lingua e sulla cultura italiana che vi mando ogni settimana e anche una storia divisa in episodi. Riceverete un episodio alla settimana con le avventure dei personaggi, approfondimenti grammaticali, esercizi, curiosità. E questa sarà proporzionata al vostro livello, che selezionerete al momento dell'iscrizione. È gratis. Detto questo, vediamo le soluzioni. Esci da un negozio, la commessa è stata molto gentile e ti ha aiutato a scegliere un regalo, cosa le dici? Passa una bella giornata. O, se volete darle del lei, passi una bella giornata. Tuo figlio di 8 anni sta uscendo di casa per andare a scuola. Cosa gli dici? Mi raccomando. Sei a una cena con amici. Sono le 23, decidi di andare a casa, gli altri restano. Cosa dici? Buona continuazione. Le avevate indovinate tutte e tre? Qual è la vostra preferita? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ricordo di lasciare un mi piace al video se vi è stato utile e se vi è piaciuto e iscrivervi al canale. Ci vediamo prestissimo in un nuovo video.